Spiegami Sony, no, perché vorrei capire, ci stai pigliando tutti per o semplicemente ti si è bruciato quei 4 neuroni che avevi ancora? No, ma non so, per sapere, Sony brevetta un'intelligenza artificiale che giocherà al posto nostro ai videogiochi o che comunque ci aiuterà pesantemente nell'utilizzo dei videogiochi. Ne parliamo meglio tra pochissimo, però prima di cominciare ti ricordo di lasciare un follow, mi piace, condividere il video con i tuoi amici e mi raccomando guarda il video fino alla fine perché watch time è importantissimo. Ti ricordo anche che se vuoi comprare tantissimi giochi scontati e non pagarli un rene, qua sotto trovi il mio link per Instant Gaming per trovare tantissimi giochi scontati e aiutare il mio canale. Grazie. Con un misto di mancanza di sonno e incazzatura parliamo di Sony, perché sembra che stia brevettando, non è ancora passato ma sembra che stia brevettando questa intelligenza artificiale che dovrà aiutare, e lo faccio da una grandissima fila di virgolette, i videogiocatori a risolvere i grandissimi problemi dei videogiochi, magari puzzle, magari zone difficili, ma aiutando il videogiocatore così perché non ce la fa. Ma è realmente così? In realtà, questa è la mia personalissima opinione, ovviamente ragazzi, ma no. Non andrà a aiutare i videogiocatori, ma semplicemente creerà una generazione di videogiocatori pigri o impigrirà una generazione di videogiocatori. Per chi è nato negli anni 90 saprà, e soprattutto anche i primi del 2000, una cosa che nel tempo in certi giochi si è persa è il selettore di difficoltà. Alcuni giochi hanno perso questa feature che era easy, normal, hard, extreme o hardcore, o secondo di quello che era il videogioco aveva il suo nome. Per esempio su Serious Sam c'era la modalità Serious che doveva essere più o meno la modalità hardcore. Chi non aveva grandissime skill poteva andare tranquillamente in modalità easy, quindi giocare in maniera facile, in normal per chi voleva giocare il gioco come era stato pensato, e chi voleva invece una difficoltà maggiore rispetto alla versione normale del gioco giocava in hard, nella versione hard. Con il tempo, lo sappiamo, su alcuni giochi si è persa, esempio i Souls, ma si è ritrovata per esempio in titoli come Lies of P. E prima che qualcuno si lamenti, sì, è una cosa ottima che in Lies of P abbiano messo la selezione della difficoltà, perché se voi giocate in maniera normale come il gioco vi presenta appena entrate, giocate semplicemente al gioco come è stato pensato. Per chi vuole godersi la storia avrà una modalità più semplice, che è giusto che sia così, per avvicinare e approcciare tutti quelli che vogliono iniziare a videogiocare a un gioco. Scusate lo sfogo perché ovviamente ragazzi un attimo però il concetto è questo. Beh, passiamo a quello che è l'IA di Sony che starebbe brevettando. Sostanzialmente è un fantasmino che non dovremmo più andare a cercare come fare su YouTube, sulle guide, sui post in giro, su Reddit, per capirci come fare qualcosa, ma semplicemente ci dirà: ah, non riesci a fare questa quest? Perfetto, ti guido io, e avremo il fantasmino che ci porta a fare la quest in 448. Ma non solo, che quello potremmo dire che da un certo punto di vista potrebbe ancora essere accettabile, anche se io la metterei sotto a una easy mode, che oggi non si chiama più easy mode ma si chiama story mode. Il brutto arriva quando il videogiocatore non deve neanche più pensare, perché se sto 10 minuti in più su un puzzle, un qualcosa che diciamo dovrebbe mettermi alla prova ma alla fine mi stufa, semplicemente posso skippare tutto quanto e uscirne vincitore e velocemente senza grossi problemi. E questo non è andare ad aiutare il videogiocatore, perché come sappiamo nei videogiochi ormai l'aiuto c'è sempre. Ci sono zone dove si può arrampicare che visivamente si vede perché mettono colori, mettono magari delle texture diverse da quello che è il paesaggio attorno, quindi capiamo che lì ci possiamo arrampicare, dove in certi punti ci fa vedere qual è la strada principale e qual è la secondaria, perché lo vedi che il terreno è diverso. Gli aiuti ci sono, ovviamente bisogna ragionare un pochino, non
non bisogna essere così non riesco a farlo e quindi schiaccia il pulsantino, mi fa il gioco per me. Perché a questo punto, ragazzi, che cavolo andate a comprarvi il videogioco? Perché dovete spendere 80, 70, 60 euro, se siete fortunati, per poi giocare a un gioco che non giocate? Perché a tutti gli effetti non lo state giocando voi, ve lo sta giocando l'IA. E io lo sento, un altro che non sopporta l'IA. Ragazzi, l'IA, e io faccio una guerra sull'IA, la uso tantissimo, perché l'IA è uno strumento secondo me estremamente valido, è utile, può essere qualcosa che ci dà una mano per apprendere, è qualcosa che ci può dare una mano per creare metodi di studio, è qualcosa che ci può dare una mano per correggere magari qualcosa che abbiamo creato, magari un testo che abbiamo scritto e vogliamo un ricontrollo ortografico, per esempio io lo uso molto per questo, essendo disgrafico e dislessico, e quindi no, io non sono contro l'IA, ma ragazzi bisogna fare un pochino il punto della situazione. Io spero che non vada in porto e che la gente, vedendo questo scempio, decida in blocco di non comprare i giochi con questa modalità. Questa è il mio personalissimo desiderio. Capisco che è qualcosa di estremamente difficile e che non accadrà mai, però ragazzi, che dobbiamo anche pensare che se noi compriamo un videogioco, lo compriamo per giocarci, lo compriamo per passare del tempo, per metterci alla prova, per risolvere puzzle e, diciamolo anche chiaramente, andare dai nostri amici e dire: ah, tu l'hai risolto questa, io l'ho fatta. È un po' anche un modo di tirarsela nel mondo del videogioco, ok? È un modo anche di confrontarsi, affrontare determinate cose, perché a volte certe quest, certi puzzle o certe cose sono proprio quel modo per confrontare i vari modi per arrivare allo stesso obiettivo, oppure sono modi per cercare i bug, quindi trovare dei bug che se no altrimenti, magari se non seguissimo la strada principale, magari bug che non si troverebbero mai, capito? E avere il fantasmino di IA che ti dice: segui la strada, clicca questo, clicca quello, clicca quell'altro, hai risolto. Capite che toglie tutta la magia del gioco. È bello entrare in un tempio e dire: ah, ci devo schiacciare dei pulsanti in una sequenza, come lo faccio? E metto: ah, ok, se io guardo il soffitto c'è qualcosa che mi indica qual è il primo, qual è il secondo e qual è il terzo. Ah, figo, quindi devo andare sulla parete e schiacciare il primo, il secondo e il terzo, oppure schiacciare il terzo, il primo e il secondo in sequenza, o tantissime altre cose. È estremamente importante, ci tiene non solo la mente attiva, ma rende il videogioco qualcosa di vivo, di pulsante, qualcosa che se no altrimenti morirebbe in brevissimo tempo. Per esempio, io sono molto a favore di un'IA, per esempio sui dialoghi, cioè una IA, per esempio hanno fatto una mod per Skyrim, sentivo qualche tempo fa, dove hanno inserito un'IA dentro i personaggi e i personaggi, a seconda di come rispondevi, non rispondevano in script già fatti, ma ti rispondevano e si muovevano a seconda di come agivi te. Questo è molto figo. Ovviamente deve essere qualcosa studiato che non porti via lavoro, deve essere qualcosa di studiato che sia fatto bene, e lo vediamo l'esempio di Microsoft, che in questo periodo sta togliendo una marea di posti di lavoro di nuovo, proprio per il discorso anche dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un po' di roba da vedere, però ragazzi no, io vi prego, non lasciate che prenda piede questa cosa qua. È importantissimo. Lo so che ad oggi è qualcosa di ludico, ma domani, come tutte le cose che partono dal ludico, quindi dal divertimento, nel tempo potrebbe arrivare a diventare impattante su cose importanti.
rischiamo di diventare, grazie anche probabilmente a questo tipo di invenzioni, non a tutte le invenzioni, a questo tipo di invenzioni, una società molto stile alla Idiocracy. Non so se avete visto quel film, è molto particolare, io vi consiglio di andarlo a vedere. Per questo chiedo a gran voce, per quello che è il mio piccolissimo bacino d'utenza, ma credo che sia anche un ottimo bacino d'utenza, di muoversi e magari senza ovviamente offendere nessuno, ma cercare di sensibilizzare le persone. Detto questo, io voglio sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio, grazie di essere arrivati fino a questo punto del video, non è per nulla scontato. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao eroi.